dolci riflessi. Allora, il tutorial di oggi è una sciarpina rossa, non poteva mancare per l'ultimo dell'anno realizzare un qualcosa di rosso, così ho deciso una sciarpina. Potete variare sia la larghezza che la lunghezza. La mia larghezza, che ho deciso di ripetere un modulo per 3 volte, è vi do subito le misure, 30 centimetri. Ecco qui, e la lunghezza di circa 180, però io l'ho realizzata anche più piccolina. Per una sciarpa ci vogliono 1,80 m, se volete anche 1,60 m, però dipende se la volete più piccolina o più lunga o anche più larga. Nel tutorial vi farò vedere il modulo, che io l'ho ripetuto per 3 volte, vi faccio vedere soltanto il modulo in maniera che potete poi decidere quanto la volete larga e poi proseguite alla lunghezza che desiderate. Allora andiamo a vedere subito il filato e poi al tutorial. Il filato scelto è il Lake rosso, è un filato bellissimo vaporizzato. La sua composizione, vi faccio vedere il cartellino, è un gomitolo da 100 grammi, il 30% di lana e il 70% di acrilico, alla lunghezza di 200 metri, con silioni ferri dal 5 al 7 e dall'uncinetto dal 4 al 6. Lake rosso. Uncinetto 5,5. Adesso andiamo a avviare il nostro lavoro. Per avviare il nostro lavoro, multiplo di 12 più una catenella. Allora adesso vi farò vedere il modulo, semplicemente con un po' di catenelle. Voi potete, diciamo, moltiplicare per 12 quanto volete che sia larga la vostra sciarpina. Adesso, prendendo il centimetro che già vi ho fatto vedere, che sono di 30 centimetri, voi calcolate all'incirca ogni modulo quanti centimetri sono. Ecco, in questo caso ne sono 10, perché ogni modulo sono 10 centimetri. Così potete decidere quanto la volete larga, anche di 40, 60 se volete realizzare una stola. Ora io vi faccio vedere il modulino e poi voi potete man mano decidere la larghezza della vostra sciarpa o anche stola. Adesso io ho avviato 2 moduli, per cui all'incirca sarà di 20 centimetri, questo invece è di 30. Allora andiamo a avviare adesso le nostre catenelle, se volete la stessa misura più una. Vado a realizzare 1, 2, 3 catenelle, entro nella quarta, vedete 1, 2, 3, 4, vado a realizzare 3 maglie alte sullo stesso punto. E questa è la terza. Adesso vado a contare 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e questa è la sesta. La faccio vedere che non si vede bene, eccola qui, la sesta è piccolina. Noi entriamo nella sesta catenella e vado a realizzare 4 maglie alte. Quando abbiamo fatto l'avvio, sempre sullo stesso punto, 4 maglie alte, abbiamo realizzato l'avvio, le 3 catenelle corrispondono ad un punto, per cui come abbiamo avviato le 4 maglie, avviamo anche qui le 4 maglie. Ora 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Conto 1, 2, 3, entro nella terza, realizzo una maglia bassa e 1, 2, 3 e 4, conto sempre 3, 1, 2 e 3, entro nella terza. Io diciamo che ho concluso il nostro modulo, però voglio proseguire, che vado a concluderlo così, in questo modo. Allora adesso, se io voglio proseguire nella stessa maglia, vado a realizzare il ventaglio, per cui la prima l'abbiamo fatta, la seconda, la terza e la quarta maglia alta. Ora vi faccio vedere bene da vicino. In questo caso dobbiamo ripetere il ventaglio, ma il ventaglio dobbiamo contare 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ci troviamo nella sesta.
vado a prendere il filo e realizzo il ventaglio. 1, 2, 3 e 4 e abbiamo concluso. Ora andiamo a ripetere le 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Entro nella terza, maglia bassa e 1, 2, 3 e 4 maglia alta nell'ultima, che sarebbe sempre nella terza, e abbiamo concluso, abbiamo realizzato 2 moduli. Eccoli qui. Ora dobbiamo proseguire, per cui dove abbiamo fatto le catenelle realizziamo le catenelle, dove abbiamo fatto i ventagli facciamo i ventagli per 3 volte, per cui andiamo a contare come qui 1, 2, 3 e poi facciamo il punto sfalsato. Adesso mi alzo di 1, 2 e 3 che corrisponde a maglia alta e 4 le catenelle e giro il lavoro, per cui in totale sono 7. Entro al centro della maglia bassa e realizzo maglia bassa e 1, 2, 3, 4 catenelle. Entro nella prima maglia alta, eccola qui, vado a realizzare una maglia alta, ma devo fare il ventaglio, perché questa è la prima, la seconda, la terza, prendo un pochino di filo, e la quarta. Adesso che abbiamo realizzato la quarta, vedete, andiamo a fare il ventaglio successivo, ma non lo dobbiamo fare nella prima maglia, ma dobbiamo fare nell'ultima maglia, qui nella prima e qui nell'ultima. Ricordatevi questo passaggio sia nella prima e poi nell'ultima maglia alta a ventaglio. E questa è la nostra quarta maglia. Allora, adesso 4 catenelle, che dobbiamo fare il passaggio delle 4 catenelle, entriamo maglia bassa. E 1, 2, 3 e 4. Entriamo nella prima maglia alta e facciamo il ventaglio. Prima maglia alta, ventaglio. Sempre con 4 maglie alte. Andiamo adesso all'ultima maglia alta dove ci sono le 3 catenelle, vedete questa? Io entro nella terza catenella che corrisponde come maglia alta e vado a realizzare sempre le mie 4 maglie alte e abbiamo concluso la riga. Adesso vado a ripetere tutta la riga identica, per cui 3 catenelle, giro il lavoro, che cosa faccio? Rientro sotto al punto e vado a realizzare 3 maglie alte perché le catenelle corrispondono a maglia alta. Semplicemente, vedete, stiamo ripetendo tutto il punto. Dove abbiamo i ventagli facciamo i ventagli, adesso devo entrare all'ultimo ventaglio, cioè l'ultimo ventaglio, l'ultima maglia alta del ventaglio, per essere precisi, il ventaglio, e proseguo con le catenelle fino ad arrivare al termine. Proseguiamo. Adesso che ho concluso, come vedete abbiamo le 3 righe lavorate, eccole qui.
Ora lo facciamo sfalzato, facciamo 3 righe lavorate iniziando con i ventagli al posto delle catenelle, in questo caso perché abbiamo le catenelle, giriamo il lavoro, iniziamo con i ventagli. Allora 1, 2 e 3 corrisponde a maglia alta, giro il lavoro e vado a realizzare il ventaglio. La prima maglia è stata fatta, realizzo la seconda, realizzo la terza e realizzo la quarta. Ecco qui. Adesso devo fare il ventaglio anche dalla parte opposta. Vado qui nel primo ventaglietto, vedete? Questo è il primo ventaglietto, la prima maglia. E vado a realizzare il ventaglio e vado a concludere, diciamo, questo passaggio. Questo è il terzo e questa è la quarta maglia. Adesso vi faccio vedere il risultato, vedete? Eccolo qui. Ora dobbiamo ripetere le catenelle, per cui il catenelle vado a realizzare 1, 2, 3, 4 e proprio qui al centro dei due ventagli vado a realizzare una maglia bassa, come in questo modo. Entro con l'uncinetto, prendo il filo, tiro un pochino il filo e realizzo una maglia bassa. 1, 2, 3 e 4. Entro nell'ultima maglia del ventaglio e vado a realizzare il ventaglio, per cui prima maglia, seconda, terza, andiamola un pochino meglio, e quarta. Ecco qui. In quella successiva, nella prima maglia, vado a concludere. Vedete, cambia leggermente di poco, ma insomma con la logica insomma ci si arriva. Ecco qui. Andiamo a realizzare il ventaglio. Sempre le 4 maglie. Ora dobbiamo fare le catenelle. 1, 2, 3 e 4. Facciamo l'ultima. Entro proprio al centro dei due ventagli. Con l'uncinetto prendo il filo, tiro un pochino e vado a chiudere. 1, 2, 3 e 4. Prendo il filo, entro nell'ultima maglia, che in questo caso sono le catenelle, l'ultima catenella, maglia alta, e abbiamo concluso e abbiamo realizzato sfalzato. Come vedete qui, quando giro adesso il lavoro ci troviamo con le catenelle, per cui che cosa vado a fare? 3 che corrispondono a maglia alta, 4 catenelle sono diciamo di separazione per la maglia bassa, sono 7 totali. Entro nel centro e vado a lavorare una maglia bassa e proseguo sempre nello stesso modo. Diciamo che è uno schema abbastanza facile, semplicemente quando risulta un pochino sfalsato dobbiamo un pochino fare un po' d'attenzione, ma quando abbiamo capito poi lo schema è facilissimo. Come vedete si procede con tutta tranquillità. Insomma, vi faccio vedere da qui, come vedete, come risulta, che viene sfalsato 1, 2, 3, poi si ripete di nuovo con le catenelle. Insomma, ripetete questi passaggi che sono super facili, facilissimo, si memorizza subito. Poi io vi do sempre delle indicazioni per poterlo memorizzare, facilissimo, per cui possiamo realizzarla veramente con 1 ora e mezza, massimo 2. Abbiamo una sciarpina super veloce se vogliamo realizzarla subito. Proseguite fino ad arrivare a una lunghezza che voi desiderate. Il tutorial è terminato. Come avete visto è super semplice realizzarla, e per fine anno avere una sciarpina rossa possiamo farla veramente in pochissimo tempo, in 1 ora e mezza, guarda, massimo 2 si realizza. Potete anche realizzarla con un filato diverso, se avete un rosso lurex, con abelia, anche abelia, un rosso bellissimo ci sono, insomma potete variare anche il filato
filato che preferite. Io spero che questo tutorial di fine anno vi sia piaciuto, semplicissimo, veloce, ma il rosso non poteva mancare. Un bacione a tutte, ci vediamo al prossimo anno. Un bacio!